No, l'uomo è questa roba qui, è nato in questo contesto, cioè è nato dentro la natura, in simbiosi, in equilibrio con la natura, è cosa che oggi non lo è più. E quindi non possiamo fare nient'altro oggi, secondo me, per capire dove andare se non ritornarci alla natura. Capire che cos'è, capire i suoi aspetti, capirla nel profondo. Vuol dire proprio viverci dentro, cioè stare più nella natura che in casa, vuol dire toccarla, vuol dire lavorarla, vuol dire viverci dentro. Non c'è altro modo per me. Sono Yuri Chiotti e siamo a Chiod Martin, la borgata che ho scelto come casa definitiva. Viviamo in un mondo dove la specializzazione sta diventando quasi fanatismo. Qui, per non dipendere troppo da quel mondo lì, io devo essere in grado di essere un po' falegname, un po' pastore, un po' cuoco, un po' contadino, un po' idraulico. Non chiamiamola autarchia, però io credo molto nella circolarità delle cose all'interno di un piccolo fazzoletto di terra. Cioè, una delle cose più belle che sento qui è che non è così importante questo scambio, questa globalizzazione in cui siamo cresciuti. A Chiod Martin viveva la mia famiglia dalla parte di mio padre e mio nonno prima, e i miei bisnonni ancora prima, e penso che più o meno siano almeno 250 anni che la mia famiglia è in questa vallata. Ecco. Questo, come tanti altri luoghi nelle Alpi o nei territori marginali, è stato abbandonato. E poi mio nonno, come tutti in quel periodo, è stato anche, ammaliato o comunque affascinato dall'idea di poter dare un futuro diverso ai suoi figli, e così mio padre ha potuto andare a studiare quello che voleva e adesso io faccio la strada inversa. Il primo stellato, che è stato Locanda del Borgo Antico a Barolo da Massimo Camia, è stato per me il dire ok, cioè, sono uno che può farlo anche a dei livelli che non pensavo. Un'altra grande esperienza, non è durata tantissimo, ma Giancarlo Morelli è stata una persona che mi ha fatto capire veramente quanto un cuoco può percepire la purezza di un singolo gusto.
a Cuneo. Ero in coppia con Diego Rossi di Trippa di Milano. Antiche Contrade, quando abbiamo mantenuto la stella Michelin per 2 anni e dove abbiamo sviluppato veramente il nostro pensiero di cucina. Diciamo che, vabbè, quando hai 20 anni vedi i massimi livelli come un obiettivo, ma in quegli anni anche è cresciuta l'altra parte che oggi domina. Quindi oggi lo vedo un mondo che si autocelebra, che non percepisce l'importanza sociale che ha, non capisce quanto importante sia il ruolo di un professionista del cibo oggi. Ah, ma tu sei uno chef stellato. No, lo ero là, adesso sono uno chef stallato e sono orgogliosamente stallato. Già sapevo che sarei tornato qua, a quelle che erano le radici concrete, no, mie. È tutto familiare, è tutto rassicurante, no? Sai che il 10 di settembre sotto quel castagno trovi quel fungo e quindi è casa, quella roba lì è casa. Allora, Reis in occitano, in piemontese, significa radici. È un ristorante da far girare, è un progetto anche difficile da portare avanti insieme, cioè produrmi le cose, quindi l'orto, gli animali che non avevo mai avuto e quindi... E sotto gli ho messo cibo libero di montagna perché racchiude tante cose, il cibo e non il piatto e non la ricetta, libero perché libero il più possibile dall'interazione con l'uomo, per la chimica, ma libero perché non è necessario che io faccia solo polenta. Il ritorno poi è anche un ritorno alla gente di qua. Ho cominciato a prendere contatti e capire chi c'era attorno a me. Enrico degli antagonisti, con cui abbiamo cominciato a fare dei discorsi di rete. Guarda che la pensiamo allo stesso modo, allora forse se uniamo le forze possiamo fare delle cose. Collegato a loro, subito dopo è arrivato Lorenzo e Pietro, che hanno il loro progetto che si chiama Cresco, Agnese, e adesso raccoglie linfa di betulla nei boschi sopra Melle. C'è Davide di Hummus Farm, c'è un altro Davide che è il ritmo della natura e produce lavanda, c'è un'altra ragazza che ha cominciato a fare confetti, c'è Vlad che fa crusca, che fa il pane Cucina Salvai di Paolo Meneguz, che si è trasferito in valle, ha trovato il suo posto per dove sviluppare la sua passione per il selvatico e quindi per un cibo più che etico, più che sano e salubre. Per me il senso di comunità è proprio questo, il tempo che passi con la gente che condivide il tuo territorio non è parlare di calcio al bar, ma sono altro tipo di esperienze. Vabbè, il fuoco di legna rappresenta l'origine di tutto, no? Cioè, del cibo cucinato. E poi la fiamma è una poesia. Cioè. E la stufa a legna è quella che oggi è il cuore pulsante del ristorante, perché cuciniamo veramente tutto lì sopra. C'è una piccola piastra a induzione, un piccolo bollitore, ma l'85-90% di ciò che cuciniamo lo cuciniamo lì. Il messaggio oggi è quello che ripeto quotidianamente a chi si siede a questi tavoli. Siamo 8 miliardi,
di persone nel mondo, siamo 8 miliardi di persone che ogni giorno scelgono cosa mangiare. E quindi cucinare e produrre cibo ogni giorno per 8 miliardi ha un impatto. Ora è il momento di riprenderci la sovranità personale alimentare. Trovo che non ci sia mai come primo obiettivo quello economico, ma spendersi per gli altri, spendersi per un fine più alto che non sia il denaro, credo che... di che stiamo parlando? No, il cibo è politica. Detta in poche parole, per me il cibo oggi è la leva più importante che abbiamo per cambiare il mondo in cui viviamo. Oggi Race non è Yuri, Race è Chiara, è Chiara, è Marco, è Alessio, è un insieme, è tutta la gente che passa e sta anche solo 2 settimane e porta qualcosa. È un'idea di vita più che di cucina, perché di questo parliamo. Di stare insieme, di lavorare, di tante cose, ma secondo me è proprio più un'idea di come vivere. Essere anche un modo per ricordarci che cos'è la natura, di cosa abbiamo bisogno per vivere veramente, non di te, però questo è il nostro, cioè noi veniamo da qua, non veniamo né dal cemento né da...